Ciao a tutti, io sono Carla e oggi ti propongo un'altra mia versione della colomba d'impasto unico, una colomba davvero strepitosa, alveolata, profumata, leggerissima, pronta in giornata. Vieni con me in cucina e prepariamola insieme. Metto 140 g di burro bavarese all'interno di un contenitore. Aggiungo 15 g di miele. Grattugio la scorza di un'arancia e di un limone non trattato. Aggiungo i semi di un baccello di vaniglia. Lo incido per tutta la lunghezza e poi estraggo i semi con la lama del coltello capovolta. Il baccello lo utilizzerò per altre preparazioni. Metto i semi nel burro, aggiungo 3 g di sale, copro con pellicola alimentare e metto via fino al momento dell'utilizzo. Preparo il lievitino, metto 12 g di lievito di birra fresco all'interno della terrina. Se usi lievito secco ne basteranno 4 g. Aggiungo un cucchiaino di miele. Poi mescolo bene sciogliendo il lievito. Aggiungo 80 g di acqua a temperatura ambiente, poi 100 g di farina Manitoba. Io sto usando una farina con 13 g di proteine. Le proteine sono la forza della farina e le trovi scritte sulla confezione. Mescolo bene il tutto ed ottengo un impasto abbastanza morbido. Lo copro con un piattino oppure con della pellicola alimentare e aspetto il raddoppio del volume. Nel frattempo preparo l'impasto della colomba. Metto all'interno del contenitore della planetaria 275 g di farina Manitoba, una farina con 13 g di proteine. Le proteine le trovi scritte sulla confezione. Aggiungo 100 g di zucchero, 75 g di acqua fredda. Metto l'acqua fredda per non surriscaldare l'impasto. Ora aggiungo i tuorli, 100 g di tuorli, possibilmente a pasta gialla, così il nostro impasto avrà anche un bel colore dorato. 100 g di tuorli sono, per regolarti, 6 uova medie oppure 5 uova grandi. Ad ogni modo ti consiglio sempre di usare un pesino e pesarle in modo corretto. Ora metto la foglia e faccio partire la planetaria. Alterno la seconda e la terza velocità. Andrò a lavorare l'impasto per circa 25 minuti. L'impasto dovrà sviluppare la maglia glutinica. Essendo un impasto unico e avendo messo buona parte degli ingredienti tutti insieme, il tempo è necessario affinché si sviluppi una maglia glutinica abbastanza resistente. Di tanto in tanto ferma la macchina, stacca l'impasto dalla foglia e pulisci bene i bordi del contenitore. Poi fai ripartire la planetaria e riprendi l'incordatura. Sono trascorsi 25 minuti, adesso fermo la macchina e controllo la maglia glutinica. Prendo un pezzetto di impasto e lo allargo. Se è ben elastico senza strapparsi, significa che l'impasto è pronto per la fase successiva. Aggiungo il lievitino che nel frattempo ha raddoppiato di volume. Lo inserisco all'interno della planetaria, poi la faccio ripartire per altri 20-25 minuti. Dovrò ottenere un bel impasto incordato. Anche in questa fase dell'impasto ogni tanto ferma la macchina, pulisci sia la foglia che i bordi del contenitore. I bordi del contenitore dovranno rimanere sempre puliti. Quando ti rendi conto che tutto il lievitino è stato assorbito dall'impasto, puoi mettere il gancio e continuare ad incordare.
Trascorsi altri 25 minuti, controllo la maglia glutinica. Direi che ci siamo. A questo punto posso inserire il burro aromatizzato. Inserisco il burro morbido a temperatura ambiente in piccole dosi e lo faccio assorbire completamente all'impasto. Aggiungerò il successivo solo quando il precedente non si sarà assorbito. Anche questa fase dura abbastanza, può durare dai 20 ai 25 minuti. Puoi alternare il gancio o la foglia. Ho finito di inserire tutto il burro, guarda che impasto meraviglioso. Quindi mi raccomando, l'impasto dovrà incordare. Un impasto fatto con la planetaria deve sviluppare la maglia glutinica, deve essere un impasto elastico. Imburro bene il piano di lavoro, ci trasferisco l'impasto e faccio un giro di pieghe. Lo sollevo e lo lascio ricadere piegandolo, semplicissimo. Non ci sono problemi nella gestione di un impasto che ha sviluppato una maglia glutinica così resistente, anche se molto idratato. Lo lascio rilassare per 10-20 minuti. Ecco che l'impasto si è rilassato, ho sempre il piano di lavoro ben imburrato, lo allargo semplicemente su tutto il piano di lavoro, ottenendo uno strato bello sottile. Adesso posso aggiungere le sospensioni, puoi mettere quello che preferisci. Io metterò dell'arancia candita, questi sono 50 grammi, e delle gocce di cioccolato fondente, 50 grammi. Alterno le sospensioni piegando l'impasto. In questo modo saranno ben distribuite e inoltre le gocce di cioccolato non si andranno a sciogliere nell'impasto. Pirlo leggermente l'impasto, lo sistemo all'interno di un contenitore e aspetto che triplichi perlomeno di volume. Il contenitore è ben imburrato. Lo copro col coperchio e lo metto a lievitare. In un ambiente abbastanza temperato, con una temperatura di 24 gradi, impiegherà circa 4-5 ore. Ecco l'impasto pronto, imburro bene il piano di lavoro e ce lo trasferisco. Divido l'impasto in due parti, una più piccola per le ali e una più grande per il corpo. La parte delle ali pesa circa 400 grammi, la parte del corpo 550 grammi. Per prima cosa preparo le ali, formo un filoncino ben teso, dopodiché lo sistemo all'interno dello stampo della colomba da 1 chilo. La curvatura della sci rimane sulla parte della testa. Formo un filoncino anche per il corpo della colomba, che dovrà essere leggermente più grande rispetto alle ali. Lo allargo, adagio la colomba direttamente sulla griglia del forno e la metto a lievitare fino a 1 centimetro dal bordo dello stampo nel forno spento con la luce accesa oppure in un luogo temperato. Preparo la glassa, metto 50 g di mandorle, 50 g di zucchero, 5 g di amido di mais all'interno del mixer e trito il tutto. Una volta tritate aggiungo 40 g di albume e qualche goccia di aroma di mandorla. Continuo a tritare il tutto e la glassa è pronta. Dovrà avere una consistenza media, né troppo liquida né troppo soda. La inserisco all'interno di un sac à poche e la metto via fino al momento dell'utilizzo. Ed ecco la colomba giunta a lievitazione, è arrivata fino a 1 centimetro dal bordo dello stampo, la copro con la glassa alle mandorle.
Una volta distribuita la allargo con una spatolina. Faccio attenzione a non rovinare la lievitazione. Adesso ci distribuisco delle mandorle pelate e non. La cospargo con dello zucchero in granella e infine con dello zucchero a velo. Posso infornare nel forno già caldo statico a 175 gradi dai 45 ai 50 minuti. Dipende anche dal tuo forno. La cosa importante è che prima di estrarre la colomba tu faccia la prova a stecchino per valutare se è cotta. Se hai un termometro a sonda, la temperatura interna della colomba non dovrà superare i 95 gradi. Lo stecchino è asciutto. La mia colomba è cotta dopo 50 minuti. La tolgo subito dal forno, inserisco lo spillone tra l'ala e il corpo in obliquo, poi la capovolgo su 2 sostegni. Puoi usare quello che preferisci, 2 pentole, 2 vasi, qualsiasi cosa. La capovolgo perché in tal modo manterrà l'alveolatura e non collasserà freddandosi. Ora la copro con un canovaccio pulito, la colomba dovrà rimanere a testa in giù perlomeno per 10 ore e ci vediamo domattina. Buongiorno a tutti, adesso tolgo l'asciughino, vediamo il risultato della colomba. Tolgo la colomba dai sostegni, estraggo lo spillone e la vado a pesare. Pesa 1,78 kg, quindi come peso ci siamo. Adesso taglio la colomba, è una colomba fatta in giornata, quindi è alla portata di tutti, davvero semplicissima da fare. Apriamola. Spettacolare. Guarda quanto è soffice, una colomba fatta in giornata, tu guarda che spettacolo, è sofficissima ed ha un profumo eccezionale, sono veramente soddisfatta e spero che lo siate anche voi. Adesso taglio una fetta e me la mangio. Spero che la ricetta ti sia piaciuta, se ti è piaciuta fammelo sapere con un like o un commento sotto il video. Iscriviti al canale se ti piacciono le mie video ricette e attiva la campanella delle notifiche, così riceverai un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Scrivimi anche da dove mi stai guardando, ti leggo sempre. E adesso procediamo con la prova assaggio di questa splendida colomba. Sofficissima. Alveolata e umida. E che dire, spero che la rifarete in tanti perché è semplice e il risultato è strepitoso. Grazie e alla prossima video ricetta. Buonissima!